Castelpino Colombo. Come vedete dalle immagini, loro caricavano il grano sulle caravelle e poi lo spedivano in America. Buongiorno, dai! Due cammino. Oggi dove siamo di bello? Oggi siamo sul cammino di San Colombano. Siamo partiti da Paderno d'Adda e arriveremo a Cassano, quindi facciamo un giro di 24 km lungo l'Adda. Esatto. A cui noi siamo molto affezionati. Principalmente lungo l'Adda. No, questo è il canale ausiliario dell'Adda, è quello che permette di oltrepassare i 27 metri di dislivello, su cui più avanti ci sono le chiuse dette leonardesche, che in realtà sono state fatte dall'ingegner Meda, sempre in periodo tardo rinascimentale, ma non da Leonardo. Buongiorno. È difficile. Ci ha timbrato la credenziale. L'anatomia, il corpo umano lo facevo per studio. Se l'avessero scoperto in quel periodo, passavo per studio. Fine bruciato. È tutta contenta perché abbiamo fatto una bella chiacchierata col cavaliere Fiorenzo alla Madonna della Dorata. Prima era alla Madonna della Rocchetta, dove ci ha timbrato le credenziali di Sant'Agostino, e adesso si è trasferito qui alla Dolorata, che è un po' prima della Rocchetta. E siamo felicissimi perché insomma... Vabbè, dai, mi piace rincontrare persone. Sì, perché poi ci ha raccontato tantissime nozioni storiche, artistiche, perché esatto. Lì c'è, nella piccola chiesetta c'è entrambi i dipinti di Leonardo della Vergine delle Rocce. Sì, delle rivoluzioni, perché altrimenti è un po' come rincontrare Giancarlo quando fate la Francigena. Oppure Giovanni su Corte Sant'Andrea. Oh, Giovanni a Corte Sant'Andrea. Camminiamo, va, che qua si chiacchiera tanto, si cammina poco. Tanta acqua, qua siamo nella zona della Forra. Questi sono i famosi massi che si pensa siano riprodotti nella Vergine delle Rocce di Leonardo. Quella invece è la parete di arrampicata. Le chiuse più o meno leonardesche, che me lo faceva notare Giulia, no? Fiume, natura selvaggia e asfalto, che è un po' una cifra di questo cammino di San Colombano, soprattutto da Milano in poi. Da Milano in poi camminerete spesso nel verde, ma su asfalto. E qui questo è un piccolo assaggio. Sentite le rane? Ah, si vedono anche quelle lì verdoline. Insomma, ogni volta che si passa queste chiuse sono messe peggio. Siamo allo Stallazzo. La salita alla Madonna della Rocchetta, che in realtà è nata come presidio romano a guardia del fiume Adda, tant'è che nel cortile lì a sinistra è stata rinvenuta un'antica cisterna romana, e questa è la cisterna romana. Poi questa chiesa invece è stata costruita nello stesso anno in cui hanno iniziato i lavori per il Duomo di Milano.
questo canale ausiliario con queste paratie servono per superare i 27 metri di dislivello delle rapide dell'Adda, perché questo era un canale utilizzato per il trasporto merci. Sono le piscinette sull'Adda, vedete, sono delle vasche che sono state create, anche lì sotto ci sono altre, dove si può fare il bagno al riparo della corrente. Guardate che corrente che c'è, non è salutare buttarsi dentro qui e nuotare dove c'è questa corrente, è pericoloso. Questa è la prima delle due centrali grosse che si incontrano in questo tratto. Questa è la Bertini, che infatti Angelo Bertini. Sì, vedete che è un po' decorata, ma quella successiva sarà ancora più decorata di questa. E questa è la seconda e più grande centrale che incontriamo. Era Esterle questa, vedete com'è decorata? È lo stile denominato eclettico lombardo, che uno pensa a una villa e invece è una centrale elettrica ancora in funzione della Edison adesso. Noi l'abbiamo visitata quando abbiamo partecipato alla Corri con l'Energia, perché facevano visitare anche la centrale, molto bello. Questa è la fonte Ruschetta, Osi dell'Adda, magari ci laviamo le mani, Sì, berla magari è buona, però francamente. Questo qui non sembra, ma è un mulino del 1600, il detto mulinetto, 1641, fino al 1902 che è andato in funzione e aveva anche un'acqua sorgiva. Siamo quasi arrivati a Porto d'Adda. Poi da lì a Trezzo manca poco. Dai, ora la parte difficile, riuscire a tenere Giulia lontana dalle birrerie che sono aperte a quest'ora. I cigni che si spuciano, la gallinella in cova, la centrale, non so se è da Taccani, e il castello di Trezzo. Il castello visconteo, vedete quel rudere lì in mattoni sopra le mura e che si, ecco, e dall'altra parte in corrispondenza quello era dove c'era il ponte. Qui nel 1350 è stato distrutto, o 1400, e non è più stato ricostruito. Questo è il castello visconteo di Trezzo, che il nome non si capisce bene se deriva da una parola germanica che vuol dire promontorio, perché come vedete il castello è proprio sul promontorio. Qualcuno dicono che derivi dal latino tritium, che sarebbe un gas, perché qua si estraeva questo gas. Ma cosa si facessero i romani del trizio non lo so. Io trizio e deuterio me li ricordo nella sperimentazione sulla fusione atomica. Non so se i romani erano così avanti, cioè, erano avanti, ma non so se erano così fino a questo punto. Qui c'è l'alzaia della Martesana, quella è la torre della casa padronale di Crespi d'Adda e il santuario della Divina Maternità o Madonna della Concisa. Ovviamente a quest'ora è chiuso e qui si prende anche un timbro del Cammino di Sant'Agostino, noi l'abbiamo preso. Questa invece deve essere quella che è considerata una fonte miracolosa.
qua si va a Crespi d'Adda, noi continuiamo su San Colombano, vedete l'indicazione. Allora è l'1:30, il sole è quasi a picco, per cui fate tesoro dell'ombra che trovate. Non so se la vedete lassù, Villa Castelbarco, e questa è la loro passerella privata che portava fin giù a prendere il fresco sulla riva dell'Adda. Qui la ruota del mulino, mazza, si è riempita di vegetazione. No, sono su per guardare cosa c'è dall'altra parte del filo spinato. Allora, al di là del ponte Canonica d'Adda, di qua invece Baprio d'Adda. Davanti a noi la casa del custode delle acque del 500, mi pare che sia. C'è anche la colombaia ancora sul tetto, e dietro quello turrito che vedete in realtà è l'opificio appartenuto ai Visconti di Modrone, era una fabbrica tessile. Okay. La casa è chiusa, per ricompensa hanno aperto un bistrò di fianco. Allora, qui a destra c'è la variante che porta a vedere la chiesa di San Colombano su a Baprio d'Adda, in paese, però è passato un signore e ci ha detto che è chiusa, e allora noi continuiamo per il cammino normale, andiamo verso Fara. E ora ci stiamo dirigendo verso l'area naturale preferita da Giulia, l'area naturale Adda Morta. dell'Adda Morta. Bello e bello, ma gli ultimi chilometri sono tutti al sole. Yeah! Siamo più abituati. Sì, ne siamo abituati, sarebbe quasi da buttarsi nella martesana, però poi ripensa, guardandola meglio uno ci ripensa. Ecco voi un rudun di Groppello, il rotone di Groppello, è una riproduzione di una ruota idraulica, mi sembra usata a fini per irrigazione, perché portava sull'acqua al canale e andava giù nei campi. È che da queste parti non fai in tempo a trovare due assi di legno inchiodate, tutti gridano subito alla scoperta leonardesca, no? Cassano d'Adda, cos'è il lido? Questa è la passerella che porta al parco dell'isola Borromea o cosa del genere. E davanti a noi la mole del castello, che è un castello antichissimo, ha più di 1000 anni, è stato rimaneggiato pesantemente. La parte più, diciamo, significativa che è rimasta è la loggia, questa, e gli antecedenti erano 1000, probabilmente già il nipote di Carlo Magno passò di qui, e nel corso dei secoli è stato castello, prigione, filanda. Negli anni 90 dello scorso secolo è stato discoteca, adesso è un albergo, però mai dire mai, chissà cos'altro potrà diventare.